musica è la lingua che puoi parlare con Dio. La mia vita è molto semplice. Sono fortunato perché ho tanti buoni amici. La mia vita ha iniziato quando sono venuto a Paros, nel 1991. Amici di Story Hunters, ciao, siamo qui in compagnia con Yanni, nostro amico greco di Paros Aghiria Ciglati. Oggi è una giornata ventosa, Yanni, Come sempre. però il vento fa parte di queste isole. Sì, siamo abituati. Siamo abituati. Tu, Yanni, sei nato qui a Paros? No, sono nato ad Atene, sono venuto a Paros nel 1991. Dopo le scuole, gli studi. Beh, come mai parli un italiano così buono? Perché da sempre mi è piaciuta la lingua italiana e la musica e tutta la cultura e la pasta, gli uomini. E ho conosciuto tanti, ho tanti gli amici italiani che vengono ogni anno a Isola per fare le vacanze e piano piano Hai imparato. sì. Allora, Yanni è un musicista, un grande musicista, molto, molto stimato e quindi molto Il più rispettato. grande della isola. Il più della grande isola. delle isole. E il Morricone dei poveri, Beh, è un modo di dire. quanti abitanti fa l'isola? 12.000. Sì. Essere il più grande fra 12.000 è già Sì, un, sì. un grande primato. È veramente un musicista molto bravo, soprattutto nell'ambito del jazz, no? È la musica nella quale ascolti e ti esprimi meglio. Jazz e classica, musica classica. Perché la sua formazione musicale viene dagli studi classici. Cioè, Sì, quali sì. sono stati i tuoi studi? I miei studi hanno iniziato a 82, 1982, e erano soprattutto teoria, armonia e tutti per la musica classica o tutti i musiche. Non tanto tecnica perché la mia condizione non mi lasciava essere solista. Ho concentrato su quello che potevo migliorare, la teoria. Quindi Yanni, come vedete, è stato colpito all'età di 6 anni da una grave malattia. Sì. E progressiva, io immagino, no? Che Sì, ha tolto- progressiva. E quindi che memorie hai di questo periodo della tua infanzia? Ho tante memorie, però io ho riuscito di dimenticare queste brutte memorie. Quindi allora la tua vita, colpita anche da questo evento sfortunato, fino a 18 anni è un po' una lotta fra te e questa tua condizione. Sì, Poi una la guerra fra me e la mia condizione e con la musica mi sento forte. Quindi con la musica a 18 anni c'è stato un cambiamento nella Sì, tua grande cambiamento. vita. Descrivicelo, cioè che cosa è cambiato con l'arrivo della musica nella tua vita, insomma. E la mia psicologia, diciamo, soprattutto, è cambiata. In che modo? Quindi- Vedi il mondo con un modo positivo, non negativo. Se vanno via i brutti, i cattivi sentimenti, senti bene. e ti senti bene. E E quindi quando sono triste scrivo la musica e tutta la tristezza va a mia musica. e se ne va da te, Sì. così ti liberi, no? E poi io sono contento.
La mia vita, diciamo un modo di dire, ha iniziato quando sono venuto a Paros, 1991, perché prima solo studiavo, ero in un appartamento in una grande città, Atene, la più, la, la più brutta città per me. Adesso è meglio, perché per le Invece persone di come me. me che hanno questa condizione è molto difficile di andare in qualche posto. C'erano molte barriere architettoniche. Sì, sì, molte barriere architettoniche. E ho avuto difficoltà di andare dappertutto. E la scelta di Paros come è venuta? È Perché? venuta perché io, perché ho studiato musica, ho trovato, perché la mia mamma mia, era da Algheria. Abbiamo una casa qua, in questo villaggio, e io ho trovato lavoro come musicista e in un posto che suonavamo musica tradizionale, musica greca, e ho trovato l'occasione di lasciare Atene. E ti sei trasferito qua? Sì, 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 sì. Da solo, Con amici, con amici. con amici. Qui in questa casa Mia dove famiglia è rimasta ad Atene e mio fratello. è venuto dopo tuo fratello? Sì, è venuto 18 anni dopo. Ah, No, addirittura 18 anni dopo. 17 anni dopo. Fratello e Perché Costas veniva, è un nostro veniva amico. per fare le vacanze ogni estate, per 2 mesi. Però io stavo da solo. E E dove? poi ho lavorato, ho costruito questa casa perché non c'era. Ah, Nel 2000 ho costruito questa casa, ho comprato gli strumenti, ho conosciuto amici, ho lavorato quasi 18 anni ai concerti e ho fatto tanti concerti a tutta la Grecia, non solo a Paros, con il mio trio, gli altri amici e tutti i tipi di musica, perché avevo bisogno pure per i soldi. certo, quindi Sì. ci vogliono E soldi. con la jazz non guadagni sempre tanti soldi a Grecia. E in questi anni hai anche suonato, ma hai anche composto musica. Sì, ho suonato, prima suonavo la mia musica, però 10 anni fa la mia condizione è andata peggiore. Non lo so se lo dico giusto, Benissimo. però È andata peggiorando, è andata e ho peggiorando. deciso, dovevo scrivere la mia musica, i spartiti, con la penna, e poi sono venuti i programmi a computer che puoi scrivere più facile la musica. E poi conosco tanti amici che sono professionisti a pianoforte, contrabbasso, a tutti gli strumenti, che a loro piace molto la mia musica e volevano aiutarmi a fare 2 CD, sì, ad Atene. E quindi hai al tuo attivo hai 2 CD di musica da te composta, Sì, sì. di cui vi assicuriamo noi abbiamo il privilegio di averne uno ed è assolutamente strepitosa, cioè, fatta di una dolcezza ed è quasi struggente. È una bellissima musica quella che scrive Yannis. Grazie, grazie. Anche ho rappresentato Grecia a un grande festival 3 anni fa ad Atene, Technopolis Jazz Festival, con i migliori 25 gruppi di jazz al mondo. E ho rappresentato Grecia. E ci sono tutti i video al mio canale
a YouTube. E quindi oggi la musica che cos'è per te oggi? Per me la musica è tutta la mia vita. Forse io non sarebbe vivo senza musica. Per me la musica è la voce, la lingua che puoi parlare con Dio. Come ha detto un grande compositore italiano, forse Albinoni, però non sono sicuro se era lui, la musica è la voce dell'anima, del Certo. silenzio dell'anima. La musica è la voce del silenzio dell'anima, Sì, no? sì, sì. Perché c'è questo ossimoro molto bello, la musica è la voce del silenzio, Sì, no? sì, sì, E sì. quindi è quella che E, dà voce al silenzio e dell'anima. perciò ci vuole silenzio, un posto tranquillo come questo per scrivere la musica, perché forse se io ero ancora ad Atene, la mia musica sarebbe diversa. Qua ho tanta ispirazione e le influenze di diverse musiche. E quindi tu passi la maggior parte del tempo della tua giornata ad ascoltare la musica, a comporre Sì, la sì, musica. se non scrivo la musica, ascolto la musica. Quindi tu quando scrivi la musica fai anche l'arrangiamento del pezzo Sì, che tu sì, scrivi, a seconda che scrivi per un trio o per un sì, 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 quartetto, scrivi ogni partitura. sì, E quindi poi in fase di registrazione sei presente, la dirigi, dai il tuo consiglio, la sì, 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 tua sì, tutto, energia. tutto, tutto. E poi ascolto il risultato e se non mi piace, no, andiamo dall'inizio. Sì, E quindi sei molto severo? sì, molto severo, perché questa musica che avete sentito dai due CD, miei CD, è come l'ho scritto, come l'ho immaginato dall'inizio. Certo. Noi musicisti hanno fatto quello che gli ho detto. Quali sono le cose che ti ispirano di più? I sentimenti, Il sentimento? sentimenti, il mare, la pioggia, queste cose, ma di solito soprattutto i sentimenti. I sentimenti. Quando uno Infatti, è triste, è felice, è innamorato, tutti questi sentimenti aiutano. e quindi Anni, ecco, anche a causa di questa tua malattia, la tua vita privata e quindi si è composta di musica, di amici. La mia vita è molto semplice. Sono fortunato perché ho tanti buoni amici, tutti mi amano, credo. Sì, Sicuro, sì. questo è quello che ci giunge. Perché vengono da me per quello che sono io. Io non sono ricco, non ho niente, non hanno niente da guadagnare da me. Vengono solo perché mi amano. E Perché amano la tua musica. sì, e perché perciò sono molto fortunato. E questa passione per la musica come nasce? Per me era un modo di vivere, perché ho iniziato tardi, possiamo dire, 18 anni, quando avevo 18 anni. Eh, perché prima non potevo iniziare, perché questa malattia, la condizione, ero sempre in ospedali, non era facile di iniziare. E poi, quando c'era la stabilità della mia condizione, potevo iniziare la musica, perché mi è piaciuta prima. Io Certo. ascoltavo quando ero 10 anni. E nasce questa passione dalla musica tradizionale Sì, greca no, no, beh, o- da sempre mi è piaciuta musica per il film. Ah, ecco. E poi di solito le musiche per i film
e hanno influenze di musica classica e di jazz. Hai un compositore o dei compositori a cui ti sei ispirato o che hanno contato? Tanti. Anche di musica classica, anche dei musicisti grandi maestri del cinema, per esempio Morricone, Nino Rota, di solito tutti italiani. Certo, è vero. E mi piace pure Hans Zimmer, dei nuovi. Sono fortunato perché ho conosciuto Ludovico Einaudi quando è venuto per un concerto ad Atene 10 anni fa. Certo, bello. E l'ho conosciuto, ho parlato con lui e mi ha dato i consigli. Sì, perché io ascoltavo un Audi 20 anni fa. E quando ho iniziato con mio fratello avevamo un rock group e suonavamo rock musica, hard rock, Deep Purple, Led Zeppelin, queste cose. Fra l'altro anche tuo fratello, oltre a essere un avvocato, è un musicista. Sì, musicista, è molto buono musicista. Suona chitarra, violino, perché prima di essere avvocato, di studiare, ho detto prima, avevamo un gruppo di rock. E lui ha seguito te nello studio della musica o lui ha Sì, cominciato prima? No, ha seguito me. Quindi sei stato anche ispiratore, la musica Sì, ti ha sì, sì, ispirato sì. e tu hai ispirato tuo fratello che è un chitarrista Sì. strepitoso. Sì, Strepitoso. strepitoso, sì. Ma quasi insieme abbiamo iniziato a studiare. Io prima e lui un po' dopo. Entrambi parlano un italiano perfetto, senza mai... No, sbaglio continuamente. Senza Faccio mai- gli errori. Se io parlassi greco come lui parla italiano, senza mai vivere in Italia, quindi questo ci dice anche questa... Ma voglio tanto andare in Italia. quindi, Non ci sono mai stato. ecco, senza mai esserci Il stato. mio sogno è questo, Andare di andare in in Italia. Italia, E a dove Roma. vorresti andare in Italia? A Roma. Roma. Aspetta, La Ioanni, grande magari città. un bel concerto a Sì. Caracalla. Sì. Anche a Perugia, no? Ah, Perugia. Meno male. Anche E Firenze, Torino, Venezia, Napoli, Sicilia. Pisa, Sicilia. Sì. Ce ne Milano. ce ne sono di posti da Sì, visitare, io amo l'Italia. così come ami la lingua. Sì. Mm? E E la pasta. E la pasta. Però ecco, cosa conosci della musica italiana? Conosci Sì, qualcuno? io conosco tanti, perché i miei amici italiani mi hanno portato tanti CD con cantanti italiani, però io conoscevo prima. Sì, perché conosco tutta la cultura italiana. In Italia, negli anni 60-70, c'è stata una rottura molto forte fra la cultura musicale dei padri Sì? e quella dei figli. Sì. Tu prima citavi il rock, no? E Sì. quindi Bob Dylan e tutta quella generazione lì. Per la nostra generazione la musica in quegli anni voleva dire rottura, essere diversi dai propri padri, cercare la propria identità. È successo qualcosa di simile anche in Grecia, immagino. Sì. La musica greca, la buona musica greca, perché pure a greca ci sono tanti grandi compositori, Kazidakis, Theodorakis, ma tutti sono vecchi, quasi tutti sono morti. La nuova musica greca è un mix di musica tradizionale, musica turca, musica pop. È Quindi- un mix che non è un buon mix. Quindi Gianni, voglio dire, qui non c'è stata la frattura, la rottura del rock. Non c'è il pubblico che ascolta questo. Ecco, ho capito. No,
il popolo non c'è tanto quello che ascolta jazz o rock. Infatti, arrivando 2 anni fa a Crete, poi visitando altri luoghi, Mm? una cosa che ci ha colpito anche a me e Barbara, che con la musica abbiamo, devo dire, vissuto molti anni anche per lavoro, è l'impatto proprio con molta musica tradizionale. Sì, Cioè anche nei sì. luoghi pubblici, a volte anche nei bar, certo laddove c'è il turismo arriva il pop, però per la maggior parte musica tradizionale molto unita alla vita, ai battesimi, Sì, sì, alla partenza battesimi, per il militare, ai matrimoni, tutto, sì. vero? Sì. Manifestazioni musicali alle quali hai suonato pure Sì, tu, hai partecipato. io ho suonato tantissimi. Ecco, che importanza ha per la gente, per il popolo, diciamo, anche per le persone semplici, la musica in Grecia? L'importanza, se ho capito la domanda, Mm. solo per divertire. È un divertimento. Un O divertimento. anche qualcosa di struggente, di nostalgico, non so, No, no, no. è Io, divertente. io faccio musica nostalgica. Per i greci No, è, sono un divertimento. Divertimento. è una musica da ballo anche, no? Sì, da ballo, ballare, cantare e poi dimenticare. Allora, l'ultimo video è un video dove sono ripresi e rappresentati sia lui che il fratello Costas, no? Mm. Ed è un brano di Bossa Nova. Bossa Nova, È sì. un tuo brano? Sì, È il tuo ultimo brano scritto? sì, adesso sto preparando un altro, però è l'ultimo che ho fatto con video, è pronto, È arrangiato si da è te. arrangiato tutto. E lì che sentimenti hai voluto mettere? Che sentimenti avevi E quando l'hai scritto? i sentimenti erano perché era il fine di estate, a settembre ho scritto questa musica. Di solito a settembre mi vengono i sentimenti per scrivere la musica, questo tipo. Ah, perché? Perché sei più Nostalgico triste. perché l'estate parte, viene l'inverno e perché mio fratello me l'ha detto perché io non ho suonato mai queste canzoni? Beh, E allora l'avete fatta sì, sì, sì. assieme. Tu suonando la tua tastiera, Sì, io eh, non potevo trovare chitarrista meglio dal mio fratello molto bene. e avevo la opportunità di, di usarlo, diciamo. Certo. Sì. Allora, noi che trattiamo di cambiamento, oggi con Ioannis abbiamo visto come anche da condizioni oggettivamente non facili eh, può arrivare un elemento di cambiamento, come nel suo caso si è trattato della musica, attraverso il quale il corso della nostra vita insomma prende una piega migliore. Se dovessi dare dei consigli a chi ama la musica o a chi ha delle difficoltà o a chi vuole cambiare o deve cambiare o chi non è così contento della propria vita, che consiglio daresti? Io non ho consigli, solo pensare dovete pensare con un modo positivo sempre. E qualcuno volesse ascoltare o comprare i tuoi CD o qualcuno volesse mettersi in contatto con te per Sì, questioni musicali, dove può trovare? all'internet devi scrivere John Balicos Trio per il mio CD e ho una pagina, un sito John Balicos Trio che puoi vedere tutte le informazioni per i concerti, per i prossimi concerti che non ho nessuno prossimo concerto e per i concerti passati e tutti gli indirizzi che puoi comprare, ordinare per comprare il CD. Il mio canale al Facebook. Prima mi dicevi che tuo fratello è più giovane di te, Sì, 5 anni più giovane. ma che tu sei più bello. Cioè, Perché? le donne dicono così. E perché No, sei no, più sto bello? scherzando.
perché non sono sposato. Grazie di cuore per questa intervista, era un onore per me. Ciao, mi raccomando, dovete pensare con un modo positivo, sempre. E la musica non finisce mai.